Primo raggio di sole a Edimburgo. Primo raggio di sole in tutta la Scozia. Let's go baby, let's go. Dove andiamo, Ale? Al castello di Edimburgo. Dai, Ed eccoci finalmente all'ultima tappa del nostro viaggio in Scozia. Ovviamente non poteva che trattarsi di Edimburgo, l'iconica capitale scozzese. Finalmente scorgiamo un raggio di sole, il primo di tutto il viaggio. Ne approfittiamo per fare una foto classica delle nostre ombre, poco slanciate devo dire. Prima cosa tipica che osserviamo ad Edimburgo? La sciarpa che avrei dovuto comprare all'inizio della vacanza, vista la febbre e il raffreddore che poi ho preso durante la visita alle Highlands. Dopo poco, per strada, troviamo subito una delle tante affascinanti cattedrali di Edimburgo. Ma secondo voi siamo entrate? No, ovviamente siamo scese a vedere il cimitero nel giardino circostante. Molto più interessante, non trovate? Ci piacciono particolarmente i cimiteri a quanto pare, perché a Roma siamo andati al Verano più volte. A Parigi siamo andati al Père Lachaise. E poi, in questi luoghi, troviamo anche un magico scoiattolo. Sembra argentato. Quindi, scelta giusta. Ma proseguiamo. Come potete vedere, il castello si trova ancora sullo sfondo. Fermandoci ogni 3x2 a fare foto, la strada si allunga ancora di più. Ma come si fa a non fermarsi davanti a certi scorci? Dai, che è venuta una merda. Dai, sì, alla fine non è venuta così tanto una merda. In compenso, questa, sempre di Cami, è venuta veramente bene e so che lo dico ad ogni foto, ma forse questa è proprio la mia foto preferita di tutta la vacanza, perché rappresenta veramente la Scozia. Abbiamo fatto qualche altro giro per il parco dove ho usato il macro per scattare questa foto a questo corvo. C'era anche questo fiore, ma non so perché non l'ho fotografato. E infine ho finito il Kodak 3X con questa foto della casetta e il Piper, che Cami ha fotografato a colori. Ed eccoci che salendo verso la città vecchia ci fermiamo per vedere da lontano l'Elephant Hub, il famoso bar del cognato di J.K. Rowling, dove si dice questa abbia concluso la stesura della saga che ha segnato la nostra infanzia. Quale luogo migliore per lasciarsi trascinare dall'ispirazione ed arrivare alla conclusione di un bellissimo rullino come il Kodak 3X. E qui un bambino in kilt, la normalità scozzese. Proseguiamo la salita ed ecco che giungiamo alla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts, la quale segna anche l'ingresso nella Hall Town. Non vi sembra che potrebbero tutto all'improvviso spuntare fuori mantelli neri e bacchette magiche con un rigido Severus Piton che vi richiama per il ritardo alla lezione di pozioni? Carico il porta 160 anche se il sole se n'è andato, ovviamente. Del resto stiamo notando quanto sta scattando Alex. Oh, è incredibile per i suoi standard di fotografa analogica parsimoniosa. Ok, basta con le cavolate e trasportiamoci, ahimè a piedi e non con una Nimbus 3000, alla piazza del castello. Un altro castello di cui vi mostriamo solo l'entrata, la sagoma, per permettervi di apprezzare l'architettura esterna, ma in cui non entreremo. Abbiamo trovato però svariati punti di interesse come questa croce, che non ricordo cosa rappresenti, e il bellissimo panorama sulla città ovviamente. Ah, e c'è anche questo Witch's Well, in memoria delle streghe bruciate a rogo. Piccola parentesi, finalmente qui acquisto la mia sciarpa. Ed ora decidiamo di goderci una lunga camminata per il Royal Mile, la strada principale che attraversa tutta l'Old Town, di Edimburgo ovviamente. E così, camminando, ci imbattiamo delle civette. Cosa altro potevamo aspettarci da uno dei luoghi natali di Harry Potter? Inutile a dire, c'era una bella fila per fare foto ed accarezzare le civette, cosa di cui non eravamo particolarmente entusiaste, perché dai, poveri civette, avevano proprio la faccia del ma che volete da me? Però era una raccolta fondi per un'associazione che pareva si occupasse di salvare questi animali abbandonati, quindi dai, qualche foto ci siamo sentite di poterla fare. E quelle foto, tra l'altro, sono anche venute particolarmente carine, non trovate? Sì, quelle di Cami con il Kodak Gold. Le mie sono queste, con il porta 160. Mi vergogno. Andiamo un po' per la Old Town. Per concludere il nostro Harry Potter Tour, arriviamo a Victoria Street, la strada che sembra aver ispirato la Rowling per la descrizione di Diagon Alley. E non a caso la via, oltre ad essere super coloratissima e affascinante già di suo, è anche piena di gift shop tutti a tema magico, oltre al negozio ufficiale del merchandise della saga.
Siamo entrate, nonostante la fila pazzesca, ed è anche arrivato il momento di salutare il Kodak Gold per provare un nuovo rullino, quasi inedito direi. Si tratta dell'Arcimago Double X. Non è altro che una pellicola cinematografica Kodak in bianco e nero. L'avevo già provata, ma non mi aveva particolarmente convinto. Per quanto io ami i forti contrasti, sentivo di non averne colto appieno il potenziale. Ed invece qui ad Edimburgo devo dire di essere abbastanza soddisfatta degli scatti. Ripercorrendo i nostri passi sul Royal Mile per smattire il pranzo, ci imbattiamo in qualche scorcio interessante, come questo cuoco in pausa o sigaretta che Alex non ha mancato di cogliere. Ovviamente Cami mi ha copiato la foto facendola in bianco e nero e in questo momento mi sta mandando a quel paese. Ciao Cami! Tutte e due fotocamere. Nikon o Canon? Che partito siete? Canon. Beh, che dire, questa piazzetta ci ha particolarmente ispirato. Tra teschio, barili di birra e cuoco pensieroso, metà rullino è volato via. Ok, questa ripresa la deve mettere anche nel video adesso. Ma è arrivato il momento del giorno in cui andiamo alla ricerca di un altro punto panoramico per fare le foto al tramonto. Alex con il suo Portra 160, ricordiamolo, e io con un rullino in bianco e nero, ma non per questo meno valido in queste ore serali. E quindi saliamo per Calton Hill, una collina che si trova alla fine di Princess Street, a est della città nuova, e da cui si può ammirare il panorama migliore sulla città. Qui si trovano svariati monumenti, motivo per cui questa collina venne definita l'Acropoli scozzese. Tu sais, de temps en temps, je m'isole et dans ma tête, tout part très loin. Avec ton sourire dans les yeux qui reste figé dans un coin. J'aimerais pouvoir te dire tant de choses, que ton âme est différente, car elle se pose sur les problèmes et on oublie les conséquences. Tu sais, ensemble rien ne sera parfait, comme dans un film, mais en réalité, je veux faire plein d'erreurs pour qu'à chaque fois je puisse m'améliorer près de toi. Ouais, je te connais inconsciemment et je comprends pas mes sentiments. Je dis que je suis pressée, mais je prends mon temps. J'attends toujours le bon moment. Queste colonne sono sicuramente il primo monumento che salta all'occhio ed è curioso sapere che è un monumento nazionale per rendere omaggio ai caduti delle guerre napoleoniche, che però rimase incompiuto per mancanza di fondi e per questo venne definito la vergogna di Edimburgo, se non fosse che poi con il tempo è diventato un luogo molto apprezzato dai cittadini e dai turisti, che, come potete vedere, si dilettano ad arrampicarcisi sopra, chi con più facilità e chi con un piccolo aiuto. E chi siamo noi per andare controcorrente? Per la cronaca io ho avuto bisogno di un piccolo aiuto per salire. Questo monumento comunque è stato di ispirazione per diversi scatti di cui siamo soddisfatte, come questo riflesso nelle pozzanghere, sì, niente di nuovo ma comunque sempre d'effetto, e questa foto super carina alla coppia di ragazzi fatta da Ale. Non possiamo non nominare poi il monumento a Nelson e l'osservatorio. È proprio passeggiando intorno all'osservatorio che abbiamo fatto gli scatti migliori della giornata. Perché dai, quanto è tenera questa famiglia che osserva il tramonto dalla panchina, con quel controluce pazzesco? Eh sì, molto bella la foto di Cami e molto bello il tramonto. E quindi salutiamo Edimburgo godendoci il tramonto sedute nel prato di Calton Hill, in mezzo a centinaia di persone venute proprio per godere di questa vista sulla città e di questi colori. Ed io, a proposito di colori, finalmente scatto qualche foto decente con il Portra 160, che sinceramente non ho saputo valorizzare al meglio. Si salvano forse 2-3 scatti, non di più. Ma in compenso questo è uno dei miei scatti preferiti. E quindi niente, dopo 6 episodi e quasi un anno che vi tormentiamo con il vlog di un viaggio durato solo 6 giorni, è arrivato il momento di salutarvi. E salutare la Scozia, a malincuore ovviamente. E invece no, vi sarebbe piaciuto, eh? Prima di ripartire non poteva mancare una sessione di night photography e lunghe esposizioni con delle pellicole iconiche. Prima di tutto finisco il Portra 160 e poi il mio primo Portra 800. E ovviamente mentre lo dici passa al tram. Cami invece si dà ad un classico Ilford HP5 in medio formato e a qualche sgarro digitale con la Sony, che ci stanno. Insomma, ha fatto dei scatti carini, dai. Ecco qualche foto e questa volta veramente ci vediamo
al prossimo video, che non so quando sarà, e buono scatto! Buono scatto a tutti! La luna e l'orso. Et en vrai